Tu cosa hai sentito? Non lo so, una roba strana. Sembrava un colpo di tosse. Come un passi. Questo è il vento. Però c'è il vento. No, ma comunque la porta che è sbattuta. Ma dov'è la porta? Ci stava tutto. Ma dov'è la porta? Poi non c'è la porta qua. Non ci sono porte. Ma non ci sono porte. E cosa sbatto? E sono tutte. C'è questa porta, ma è aperta? Quella lì, questa. Sono tutte aperte, ragazzi. Tutte. Lì dove c'è andata dove sta andando Lara, questa è aperta. Comunque non devo specificare, ma. No, ma poi sono aperte, Lara. Benvenuti e ben ritrovati su questo canale. Siamo qua a fare l'analisi della Casa Gialla. Ragazzi, io non saprei da dove partire, ma non tanto perché siano successe cose assurde a livello di EVP, perché questa rubrica che avviene circa 3 giorni dopo l'ispezione in genere parla di quello, parla degli EVP, di quello che il Tascam ha catturato e quant'altro. In realtà queste cose sono molto poche, sono in realtà 2 che ho sempre qui sul mio fedele foglietto, ma quello che ci sentiamo di riproporvi in questa analisi sono proprio gli accadimenti dovuti al movimento sia della giacca, che avete ovviamente visto durante il video di ispezione, e sia della finestra che si è aperta a comando per più di una volta. Beh, questo ragazzi è stato stranissimo, considerato anche il fatto che io alla Casa Gialla ci sono già stato l'anno scorso, se ben ricordate, ma comunque nel video scorso c'era il link della scorsa ispezione, c'erano dei fortissimi rumori, porte che sbattevano, quando si era giù sbattevano giù e viceversa. Insomma, ci sono stati sì momenti di spavento, ma se volete normali tra virgolette, perché poi nonostante quel giorno io ricordi non ci fosse vento, ma è possibile che qualche folata ci fosse stata e noi magari in cuor nostro avevamo dato la colpa a un'entità paranormale quando magari era tutto assolutamente spiegabile. Questa volta ragazzi le cose sono andate molto diversamente. E allora premetto che il vento era assolutamente più marcato della volta scorsa, ma per quello che riguarda la finestra, proprio in quella stanza non ce n'era, c'era veramente pochissima aria che fuoriusciva dallo stipite della finestra stessa, ma pochissima. Considerate che quella finestra aveva quel coprifinestra di legno che poi è quello che si muoveva a comando, quindi a domanda e risposta, che pesava quanto me, per cui è difficile che un leggero una leggera brezza possa aprirla e chiuderla. Questo mi sento di escluderlo, e soprattutto in fase di chiusura. D'apertura con molta fantasia possiamo ipotizzarlo, perché l'aria entrava da fuori ovviamente, ma da dentro non c'era aria, per cui mi viene da pensare che era letteralmente impossibile. E poi ragazzi, a domanda risposta, cioè i K2, l'RF, tutto fermo tutto il giorno nonostante fuori dalla Casa Gialla ci fossero dei tralicci d'alta tensione, però non si è illuminato niente, e quindi in questo senso avete visto il vuoto più totale. Però ecco, a domanda e risposta a questa porta che ci ha in qualche modo convinto anche ad abbandonare la casa, a chiudere l'ispezione lì, perché comunque le risposte che volevamo le avevamo già trovate. Ecco, al di là di quello, la stranezza incredibile è stata la giacca, ragazzi. Io, come avete visto, c'erano 2 giacche, una a sinistra e una a destra, guardando l'inquadratura della videocamera. Quella di sinistra era abbastanza vicino, dico abbastanza, ad una finestra, ma non era del tutto neanche aperta. Quella di destra era completamente isolata contro un muro e non era soggetta a spifferi d'aria che eventualmente potevano entrare. Ebbene, quella di destra, quindi quella verso il muro,
si è mossa 2 volte la manica, anzi sì, forse 2, sì, 2 volte, e là non ci siamo accorti, anche perché Lara era chinata per guardare determinate cose che si erano trovate a terra. Io la stavo riprendendo, per cui in quel momento avevo sì la videocamera posizionata verso le giacche, ma non guardavo le giacche, guardavo Lara e guardavo quello che lei stava in qualche modo ispezionando, insomma. Però poi in fase di montaggio, ragazzi, avete visto che si è mossa questa manica in maniera assolutamente assurda, e quindi ecco, la cosa più eclatante, le cose più eclatanti sono proprio queste due. Non mi sentirei di in qualche modo dare per scontato che qualcosa sia successo di paranormale, perché come sapete, ragazzi, noi siamo scettici, cerchiamo sempre una spiegazione che arrivi dalla logica e non come dire, dall'immaginazione o comunque dall'emozione. Cerchiamo sempre di dar logica, però laddove la logica non ci viene incontro, allora dobbiamo ipotizzare che qualcosa sia successo. Quindi dato per scontato questo, e mi auguro che possiate comprendere anche la nostra posizione, ecco, vi elenco gli unici 2, anzi in realtà erano 3, ma uno, sentendolo meglio, non mi sento in cuor mio di darvelo per buono. Comunque 2 sono stati gli EVP, perdonatemi questo termine perché non sono proprio EVP, ma sono sensazioni di qualcosa che è avvenuto, perché l'EVP a casa mia è una cosa molto chiara che si distingue in maniera molto marcata. Queste sono probabili impressioni che abbiamo avuto, e ci sentiamo però di farvele presenti, insomma. E dunque il primo che sentirete, quindi dopo appunto la mia analisi, è un sospiro. E i sospiri si sentono spesso, ragazzi. Uno può anche dire: beh, ma non è che forse eri tu, o forse era Lara, o forse quando siamo in tanti era Tizio piuttosto che Caio? Assolutamente sì. Infatti noi andiamo, prima di darlo per buono, facciamo una scrematura pazzesca prima di dire che è un sospiro. Però effettivamente in quel momento io non sospiravo e Lara nemmeno, anche perché se non ero si stava parlando, quindi lo diamo per buono. Poi il secondo ed ultimo è, qui Lara mi ha scritto sui suoi appunti fischio o drin, io ci aggiungerei campanello, perché a me ha dato quell'impressione, o effettivamente o è un fischio o un drin o un campanellino, ed è arrivato in maniera assolutamente così inaspettata. Si stava parlando e si è sentito in maniera molto marcata. C'è da dire che voi lo sentirete, nonostante io abbia alzato un pochino il volume, molto lontano. Noi eravamo lì, l'abbiamo sentito molto forte. Mentre stavo montando il microfono e qui tutte le mie cose per fare questa analisi, ho fin pensato che poteva essere qualcuno in bici, magari passava qualcuno in bicicletta, e voi sapete i vecchi campanelli delle bici sul manubrio, addirittura quando la strada è dissestata a volte trillano anche se nessuno li provoca. Però ragazzi, anche qua, lì c'era la via Francigena dove passano diverse persone in cammino, e può darsi anche che qualcuno abbia fatto questa via Francigena in bici. Quindi in questo momento pensate che Lara non sa neanche che sto dicendo questa cosa, però mi viene da pensare che poteva essere anche quello, perché l'abbiamo sentito talmente bene che ci sembra un pochino così azzardato dare per scontato che non sia un fenomeno normale. Detto questo, ecco, io ve lo ripropongo, perché comunque stranezza è, stranezza rimarrà. Altro da dire, ragazzi, non saprei che dirvi. È stata come sempre un'ispezione, io direi anche sufficientemente spaventosa, perché a me la Casa Gialla dà sempre questa impressione piuttosto brutta, e solo il fatto di vederla quando si arriva dalla strada dà comunque una brutta sensazione, nonostante sia immersa nella campagna toscana, che è di una bellezza disarmante. Però proprio arrivando dalla campagna, dalla strada statale o provinciale che sia, che c'è proprio al di sotto della casa, non appena si avvista la casa si rimane un pochino così. Mi sono anche chiesto come potrebbe essere di notte quel posto. Beh, insomma, bisognerebbe andarci. Io so di colleghi che ci sono andati, ho seguito le loro ispezioni e onestamente mi hanno fatto paura per loro, insomma, quindi immagino cosa vorrà dire essere fisicamente lì di sera. Però ecco, c'è bastato per la seconda volta tornarci in pieno pomeriggio col sole, anche perché non crediamo,
ciecamente sul fatto che di notte si senta di più. Penso che se qualcosa c'è lo si possa sentire anche di pomeriggio, tant'è che, se tanto mi dà tanto, le prove che abbiamo raccolto, prove sempre tra virgolette, sono state date tra le 5 e le 6 del pomeriggio o giù di là. Bene, scusate se sono stato prolisso, ma purtroppo le cose da dire erano tante. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, condividetelo se vi fa piacere, parlate bene o parlate male, l'importante è parlare. Ciao! Sì, sì, sì. Che qui vengano a farci anche una sorta di set cinematografico. Che qui vengano a farci anche una sorta di set cinematografico. Che qui vengano a farci anche una sorta di set cinematografico.